Buongiorno amici e ben ritrovati nel 10° episodio della serie sulla Route 66. L'episodio di oggi è dedicato interamente alla scoperta del Grand Canyon National Park, una delle meraviglie più belle che gli Stati Uniti hanno da offrire. Rimarremo nel parco quasi tutto il giorno per godercelo a pieno ed infine verso sera ci avvieremo verso Panguitch, una piccola cittadina remota dello Utah dove alloggeremo questa notte. Vi lascio dunque alla prima di tante tappe della nostra visita. Il primo punto che abbiamo trovato è questo qua che si chiama Desert View. La mappa non è chiarissima, quindi secondo me è un po' da esplorare in giro. Tenete a mente che quando arrivate qua il Grand Canyon National Park è un'ora indietro, quindi noi pensavamo di arrivare dopo le 8, ma invece siamo arrivati prima delle 8. Il parco apre alle 8, fortunatamente ci hanno fatto entrare, ma siamo tra i primi all'interno del parco. C'è sempre questo sbalzo di fuso orario che non ho ben capito, però da quello che ho letto online fa riferimento all'ora legale, che non viene adottata all'interno di alcuni parchi nazionali degli Stati Uniti. L'ingresso è $35 a automobile e poi ci sono diverse tariffe per altri veicoli. Siamo appena arrivati a Lipan Point, che è un altro punto sulla vista del Grand Canyon, leggermente più verso sud-ovest. Siamo appena arrivati ad un altro punto che si chiama il Moran Point. Stiamo proseguendo lungo la strada comunque segnata sulla cartina e è questo qui davanti a me. Siamo arrivati ora, presumo, a uno dei punti più iconici dove vedere il Grand Canyon e si chiama il Grand View Point e adesso ci stiamo incamminando verso il punto dove si può vedere al meglio, ecco. Faccio Tom Cruise e mi lancio. C'è un cazzo. Vai! Eccomi qua. Eccoti, arrivato. Siamo scesi adesso al Visitor Center, che è diciamo l'area principale, e dobbiamo prendere diversi bus perché ci sono delle zone del parco che non possono essere visitate con l'auto. Quindi abbiamo parcheggiato e ora dobbiamo prendere ad esempio la linea arancione e poi ne prenderemo altre comunque per vedere diverse parti del parco. Eccoli qua i bus, questi. Questa qui è la parte solo con l'autobus, invece in macchina si può percorrere anche tutto questo tragitto che ha diversi punti di interesse dove ci si può fermare e visitare. Questo era il primo punto di stamattina dove siamo entrati, infatti noi siamo arrivati da questa qua, dall'East Entrance Station. E dopo un po' di esplorazione abbiamo ripreso il bus verso la prossima tappa. Siamo appena scesi allo Yaqui Point, che dovrebbe essere il capolinea di questo bus e poi torna indietro. Sembra molto bello. Come vedete, una delle cose che più ho amato del Grand Canyon è che ti puoi avventurare liberamente tra la bellezza di questa meraviglia della natura. Siamo qua, bisogna andare qua adesso e poi si va al Visitor Center. Siamo appena scesi dall'autobus a Pipe Creek Vista. Eccola qua.
Sembrerebbe che quel treno lì ti porti fino al Grand Canyon, cioè direttamente così, prendendo il treno sul vagone, è proprio dedicato al Grand Canyon, è fighissimo. Comunque adesso abbiamo cambiato fermata, dalla linea blu stiamo andando a prendere la linea rossa per andare in un altro punto del canyon. Questo è il percorso. Noi prima abbiamo preso la linea arancione che dal Visitor Center ci ha portati fino a qui allo Yaki Point e tornando indietro. Adesso abbiamo preso l'azzurra che ci ha portato fino a qui, da qui prenderemo la rossa che ci porterà fino alla fine, all'ultimo punto che si può visitare del canyon. Quindi in totale ci sono 3 linee che praticamente ti portano all'interno di tutto il canyon, comprese nel biglietto d'ingresso, l'autobus è gratuito. E dovremmo vedere questo specialmente, che è l'Opi Point, che dovrebbe essere un punto famoso, e basta, poi alla fine torneremo a casa. Ecco, vedete questa ragazza con il vestito viola ed il cappello un po' particolare? Si tratta di un Amish, una comunità religiosa cristiana insediatasi negli Stati Uniti nel XVIII secolo e proveniente dalla Svizzera. Gli Amish seguono una vita molto rigida, con una mentalità vecchio stile e completamente al di fuori della società moderna. Pensate che girano ancora con carrozze e cavalli. Ne abbiamo trovato un gruppo intero in visita con noi e di certo non passano inosservati. Ma ora torniamo al prossimo punto. Siamo arrivati in teoria a uno dei punti più belli, cioè l'abisso, e l'autista dell'autobus stava dicendo che ci vogliono 13 secondi per cadere fino al fondo di questa vallata qua dove siamo adesso. Siamo usciti dall'autobus e sta piovendo. Bene. Esatto. È cambiato anche il tempo, qua adesso è diventato molto più freddo, però ora ci aspettano 4 ore di auto per arrivare in una cittadina sperduta in mezzo ai canyon chiamata Panguitch, dove abbiamo l'hotel dove alloggeremo questa notte, quindi ci aspetta tanta strada. E dopo questo splendido tramonto tra i monti dello Utah e dopo aver anche rischiato un incidente con un cervo che ci è passato a fianco all'auto, infatti io qui ve lo ribadisco, se potete evitate di correre col buio perché le strade statunitensi sono veramente pericolose e mal illuminate, quindi se potete evitate, ecco. Siamo arrivati al nostro motel un po' particolare a Panguitch, dove alloggeremo per la notte. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 19 con il prossimo video. Ciao ciao! Anch'io adesso. Next one. C'era uno Cosa next one?